E ora liberiamo le bestie di Dante Alighieri. Vaffanculo. Oggi vi raccontiamo la nostra esperienza in vigna, durata un mese nelle gelide giornate francesi di dicembre. Questa è una storia ordinaria, vissuta in maniera straordinaria, perché anche quando un artista si ritrova costretto a fare lavori che non sono connessi all'arte, la sua mente continua a lavorare in maniera creativa. È un impulso, indomabile, inestinguibile e brillante. Siamo appena arrivati e this is the situazione dove ci ritroviamo. La vita è così, un po' la scegli, un po' te la lavori in agricoltura. In questo momento stiamo aspettando Tizio perché deve spostare un paio di robe per farci parcheggiare. Che dire, è un personaggio un po' strano, non molto amichevole, e sembra anche molto dubbioso nei nostri confronti. Si vedrà. Lo strano signor Patrizio. Lo strunzo, lo strano. Ah, lo strano. Alla fine, dopo più di un'oretta, si è deciso di venire a parlarci. Ci ha dato appuntamento per domani mattina alle 8:10. Chissà cosa succederà domani. Siamo nel pieno di un campo nella notte. Notte prima degli esami, sembra di essere morta e di guardare la luce in fondo al tunnel. Vai, dici domani cosa ci aspetta? Domani ci aspetta una prova per vedere se siamo veramente in grado di falsificare le nostre capacità. A parte gli scherzi, non avevamo mai potato una vigna e non sapevamo cosa ci aspettasse, ma avevamo davvero bisogno di quel lavoro. Sono le 7:20 di mattina e io e Avel ci stiamo preparando per la nostra prova di lavoro di oggi. Praticamente l'ultima settimana abbiamo fatto da autodidatti tramite i video di YouTube. Ci siamo innestati un cavo alla Matrix e abbiamo imparato tutto quello che ci serviva. Oggi scopriremo se questa idea è stata effettivamente utile. Speriamo di non tagliarci delle dita, di non congelarci troppo. Siamo vestiti con vestiti da neve. Adesso appena arrivo gli diciamo Patrizio, le linee non si tagliano da sole. In ritardo. I grandi esperti di Cuyo. Non c'è più il mondo di ieri. Come diceva il grande Gatsby. Io vivo la vita a 50 km/h alla volta. Siamo arrivati. Ci ha dato carta bianca, quindi ora siamo nelle vigne a potare io lavare da soli. Intanto faccio pure uscire i cani dal furgone. Chissà da dove ci starà spiando. Com'è lavorare in vigna e potare, amore? Bellissimo! Questa piace a me. Dopo 7 ore e mezza di lavoro, senza pausa, finalmente si mangia. Come ti senti? Stanco? Affamato. Ecco, la cosa bellissima è che effettivamente possiamo tenere i cani con noi. Infatti sono stati tutta la giornata in giro a fare i cavoli loro,
a giocare. Che è esattamente l'obiettivo per il quale abbiamo cercato un lavoro in agricoltura e non in un ristorante di merda. Così iniziava la nostra giornata. Prima cosa, bacetti e coccole alle 3 belve angeliche, per caricarmi di energia e avere un bel risveglio. La mattina avevamo il riscaldamento che si attivava in automatico, almeno un plus per riuscire ad uscire dalle coperte. Poi mettevo a fare un bel caffè, immancabile, anche solo per l'odore che risveglia i sensi, e andavo a portare dentro i nostri vestiti da lavoro. Di sera li lasciavamo nella cabina perché ovviamente erano pieni di fango, solo che la cabina di notte gelava completamente, quindi ci eravamo ingegnati e usavamo il nostro tubo e anche phon attaccandolo all'uscita di aria calda della stufa. E così riuscivamo almeno a metterci i vestiti caldi, visto che le temperature fuori erano sempre sotto zero. Dopo il caffettino mettevo a fare un bel tè caldo e aromatico, anche quello era un bel aiuto per scaldarsi le ossa, e ovviamente qualcosa da mettersi nella pancia. Dopo un po' la colazione la facevamo sempre salata, perché la mattina è sempre stata la parte più tosta e affrontarla con la fame non sarebbe stata una bella idea. It's 7:45 o'clock in the morning and I can't speak English, but my girlfriend yes. The crazy motherfucking Phoebe. And you spork tutte the gamber. All the gamber. You spork all the gamber. Questo è il posto che evitiamo da una settimana ormai. Il primo giorno che abbiamo staccato sembravamo degli alieni che per la prima volta vedevano la terra. Giravamo a vuoto intorno al terreno che era diventato la nostra casa momentanea, senza sapere cosa fare. Abbiamo fatto amicizia con un po' di vacche della zona, che erano gli unici esseri viventi intorno a noi. Quindi dici che cazzo facciamo oggi? Cosa stiamo facendo oggi? Eravamo come svuotati. Dovevamo ritrovare la connessione con la nostra essenza e goderci un po' di libertà. Fare i pezzi suoi. Non vorrei farmeli io per tutta la mia vita. Ci chiedevamo come possiamo fare per non far avvilire la nostra mente nel periodo in cui lavoriamo. Come rimanere connessi alla propria creatività e al proprio estro. E soprattutto, perché ci sono solo cavalli in giro? Alla fine abbiamo scelto di allontanarci ed esplorare e siamo saliti su un colle da cui poter godere della pace e del silenzio e ritornare un po' a essere noi stessi. Quel giorno ci sarebbe stata la luna piena ed eravamo così vicini al cielo da sentirci liberi veramente. So this month is about
I giorni hanno iniziato a trascorrere con ritmicità sempre più marcata e severa, come il freddo a cui ormai ci eravamo abituati. Eravamo solo noi, immersi in un loop temporale che sembrava ancora più un sogno, quando arrivavamo all'alba in vigna. Avevamo appreso la tecnica, con i tagli ripetuti infinite volte su centinaia di vigne in decine di filaria. Alla fine ce l'avevamo fatta a convincere il nostro datore di lavoro. Il cavo alla Matrix aveva funzionato. Ripetevamo gli stessi movimenti ancora e ancora e ancora, piegandoci al cospetto della terra. La nostra mente diventava sempre più presente. Cercavamo di rendere quel tempo a disposizione utile, ascoltando interviste e podcast sull'arte. Usavamo quei campi come spazio riflessivo, sapendo che eravamo spinti dal nostro fuoco interiore e che presto le nostre mani le avremmo di nuovo usate per creare. Ciao amore. Lavorare nelle vigne? Il motivo per cui preferisco lavorare nella vigna, il motivo per il quale ho scelto di intraprendere una vita differente è che in realtà odio qualunque altro tipo di lavoro a parte ciò che riguarda l'arte, perché non è fatto per me e soprattutto volevamo portare i nostri cagnolini con noi. Questa è una cosa più che fondamentale ed importante. A un certo punto il taglio della vigna diviene automatico e quindi un automatismo il quale ti permette di poter fare altre cose allo stesso tempo. Penso subito a tutti i discorsi che abbiamo fatto con Avel sul come affrontare l'atto creativo, sulla percezione della propria persona e su quanto sia importante conoscersi. Sento di aver proprio acquisito un bel bagaglio di domande utili per il mio percorso sia artistico che personale. Qua comunque hai anche la possibilità di vedere il cielo, cieli bellissimi che abbiamo visto un sacco di volte in questo mese. Cioè il meteo e il cielo sono proprio stati un punto focale. Toccare comunque la terra, di essere sfiorati dal vento e bagnati dalla pioggia sono quelle cose che ti fanno ricordare che sei una persona. Questo tipo di sfondo ti apre l'immaginazione a un'infinità di possibilità. Sono in grado di poter continuare a sognare. Secondo me questo è il più grande pregio, che incrementa il valore del tuo fisico ma sicuramente anche della tua anima. Mi è sembrato che avessimo affrontato una prova di quelle proprio tostissime, però è stato bello. L'ultimo giorno di lavoro è il primo dell'anno. Wow! Wow! Solo ghiaccio e Antartico. Ogni fine è un nuovo inizio. Che mese assurdo è stato. Ora che siamo all'ultimo giorno sembra passato tutto così in fretta. Eppure giorno per giorno il tempo non passava più.
E ora che ci poniamo davanti a queste infinite vigne, ci rendiamo conto di quanto lavoro abbiamo fatto e di quanto spesso invece non ci rendiamo conto dei passi che facciamo perché non riusciamo a vederli materialmente. Dopo questa ultima giornata, il nostro viaggio proseguirà verso un altro lavoro in vigna, ma a questo punto dentro di noi sta già germogliando qualcosa. Una voglia infinita di materializzare questi risultati con la nostra arte.